appena lasciata Canela e abbiamo risparmiato il traffico. Guardate ora il meteo, praticamente con 3 minuti è cambiato tutto. E con altri 2 minuti anche la strada si è bagnata, ma per fortuna ancora non piove. Una cosa che abbiamo capito è che da queste parti c'è una variabilità pazzesca. E dopo ulteriori 3 minuti guardate la situazione. Aia, qua addirittura l'asfalto è allagato. Per il lavaggio ci chiudiamo bene la visiera, le zippe dei completi le abbiamo chiuse, devo chiudere anche i pantaloni, ok, ed in questo caso il cruise control fa comodo perché riesco a chiudere i pantaloni senza rallentare. Perfetto. Ora siete pronti a prendere una bella lavata dal divano? Facile la vita al divano di casa, con i riscaldamenti accesi. Ci stiamo addentrando nella Serra Gauscia, piena di pascoli e di coltivazioni. Al contrario quindi di quello che ha anticipato Francesco prima e quindi che avvalora la mia tesi, stiamo andando in montagna anziché al mare, e questi piccoli stagni o laghetti fanno più pensare a paesaggi irlandesi che brasiliani. È verissimo che stiamo andando in montagna, ma voi dall'altra parte tenete duro perché, ve l'ho promesso, i perizomi vi aspettano. Questione di qualche giorno. Ma bisogna fare attenzione perché, come potete vedere, si creano dei canali dove passano le auto, l'asfalto ha ceduto un po', e poi ricordiamoci che ho le tassellate all'interiore, quindi non esageriamo. Abbiamo attraversato ormai in lungo e in largo il Rio Grande do Sul. Ci stiamo dirigendo verso il suo limite settentrionale con lo stato di Santa Catarina. Considerato da molti brasiliani con cui abbiamo parlato uno degli stati più belli di tutto il Brasile, proprio perché rispetto all'Amazzonia ad esempio troviamo tantissime colline barra montagne dove sono incastonati dei bellissimi canyon che ovviamente visiteremo tutti insieme con la Tenerona, sperando però che non piova perché gran parte delle strade più belle sono sterrate. Con la pioggia diventa veramente complicato. Uragano all'orizzonte. Non sappiamo cosa sia successo, se un incendio oppure magari hanno incendiato volutamente delle piante o dei tronchi. Ma c'è un bosco enorme intorno, anche avendolo fatto con l'intenzione è rischiosissimo. Questa è una cosa dolosa secondo me. Siamo quasi arrivati, lo diciamo al tipo della struttura perché qui non passa nessuno. È anche vero che può piovere, però magari l'acqua non basta a spegnerli, perché sono diversi fuochi, quindi sembrano essere stati appiccati. Il telefono non prende, per fortuna è tutto super umido. Guardate queste piante sole. Le bellissime araucaria, che però sono giovani in questo caso, sono abbastanza basse. Adesso piuttosto la solita domanda: ma dove vi abbiamo portato? Con Sara parlavamo, ma dove siamo finiti? Perché effettivamente non lo sappiamo neanche noi. E sempre per lo stesso motivo siete in sella con noi, vi chiediamo di, se non l'avete già fatto, iscrivervi, mettere il mi piace a questi contenuti, magari commentare quello che vi passa in mente, questo sempre se vi piacciono, se vi piace quello che facciamo. Purtroppo i numeri sono importanti, quindi se magari vi dovessero piacere non costa nulla iscrivervi. Altrimenti ritiro la promessa e niente per i zomi. Se invece arriviamo a 10.000 mi piace, Bauletto per me, ecco. In fondo sta piovendo. Siamo a Cambará do Sul, quasi 1000 metri di altitudine, che è considerata la città più fredda di tutto il Brasile.
Addirittura può anche nevicare, chiaramente no d'estate, quindi se siete in sella tranquillizzatevi. Ma io lo faccio per Sara, altrimenti poi quando andiamo alla spiaggia il lato B senza il freddo non si rassoda. Si sta facendo come le terme del nord, no? Caldo, freddo, però non so quanto funzioni nel mio caso, però vabbè. Io le devo provare tutte, quindi sono a posto con la coscienza. Comunque siamo arrivati nel posto sperduto di cui parlavamo e qua il cancello è chiuso. Non so se sia una cosa positiva, ma Brutto presagio. Scesi dalla Tenerona, proviamo a vedere, proviamo ad entrare. Sara è salita e si sente. L'ingresso sembra molto carino, ma un po' allagato. Sì, deve aver piovuto proprio poco fa. Non so se la reception è questa. Dove ci siamo ficcati? Forse di qua? Ristorante. Presumo che la Tenerona stanotte sarà fuori. Andiamo a chiedere. Moto scaricata a fronte struttura e questo è l'ingresso. Come potete vedere c'è qualcosa di strano. Vi porto all'interno perché è carinissima e poi Sara ve la racconta. Questa struttura era una volta un susseguirsi di stalle per cavalli, un galpon che il proprietario argentino mi ha ben spiegato. L'hanno restaurata. Siamo però in quella che era una volta la stanza di 5 cavalli. E so benissimo che qualcuno di voi quando Sara ha detto stalla ha pensato al maiale. Ora invece dei cavalli c'è questa maiala. Esatto, forse una volta c'era Cavallo Joe, non so se vi ricordate il cavallo di Mauro, ora ci sono io, un po' più rosa col naso coi forellini. Scherzi a parte, noi abbiamo saltato il pranzo come sempre, ma la signora gentilissima ci ha preparato questa cosa. Caffè con leche E dei sandwich caldi. Tanta roba. Presunto, queijo, stavolta l'ho detto in portoghese, passetto dopo passetto. Anche perché ragazzi, finito il sandwich caldissimo, c'è da lavorare. Voglio sollevare un quesito perché ogni volta che arriviamo su questi posti sperduti, l'avete visto in parte, ve lo descriviamo ancora in maniera più approfondita. Per arrivare qua, gli ultimi 15 km non abbiamo incontrato una casa. I 15 km prima forse ne abbiamo incontrate 2, quindi significa che questo posto si trova in un raggio d'azione di 50-60 km con pochissime case, quasi in montagna. La domanda che sorge sempre spontanea: comprare questo posto, sistemarlo, vivere da queste parti in questa maniera? A noi fa sempre un po' strano perché non riusciamo un po' a capirlo ancora. Il proprietario era dalla Patagonia, possiamo mettere un tassello, però dalla Patagonia ha vissuto per un periodo della sua vita a Buenos Aires, forse ha capito che la tranquillità che si respira in Patagonia la preferiva. Il problema è sempre quello, venendo dall'Italia in particolare, per quanto possiamo desiderare di stare da soli perché così si respira la pace, si ritrova se stessi, non riusciamo ancora a concepire questo concetto di solitudine, che è una solitudine estrema a Corridonia. Per quanto tu voglia isolarti, c'è la campagna di Corridonia, ma non raggiungerà mai, e poi nel tempo sempre meno, questo stadio di solitudine che rimarrà tale nell'eternità. Ecco, uso questi termini per farvi capire la vastità. Secondo me da italiano non si riesce a capire finché non la vivi. Ecco, vai, mangia. Non riusciamo a farvelo passare probabilmente dai nostri video, ma ci proveremo, perché se sarà d'accordo ve lo faremo dire proprio da lui. Come siamo arrivati ci ha accolto in una maniera pazzesca perché parlava un po' italiano, ha voluto sapere del nostro viaggio, essendo lui vissuto per molti anni in Patagonia. È stato veramente gentile, accogliente, ci ha raccontato un po' della situazione attuale dell'Argentina con Milei, che le cose stanno cambiando, stanno migliorando per loro. Abbiamo parlato un po' di politica. Con questa premessa è facile intuire che le sue origini siano italiane.
con questa enorme zona boschiva sulla destra, vi diamo il nostro benvenuto al Parc Nacional Serra Geral. Benvindos! E qualcuno sicuramente dirà: ma dove minchia sta? Non vi preoccupate, vi ci portiamo noi seduti tranquilli dal divano di casa. Anzi, a dire la verità, ci porta la Tenerona e deve farla brava, perché oggi abbiamo aggiunto anche questa cosa qua, ovvero finalmente abbiamo configurato il CarPlay. Quindi, come sempre, video super pippone online. Quasi passa da posti assurdi a video tecnici stratosferici. La vostra presenza sia in sella sia dall'altra parte dello schermo per noi è fondamentale. Allora, forse siamo arrivati all'ingresso. Accesso dalle 9:30 alle 15 di pomeriggio. Comunque c'è una biglietteria e sicuramente bisogna pagare. Alcuni automobilisti hanno già il biglietto in mano. Noi non eravamo sicuri delle tempistiche, per cui abbiamo aspettato, ma credo che potremmo farlo qui ora in biglietteria. Olá, bom dia. Não temos Ele ingresso. está no valor daí de 102 por pessoa, mais o valor do estacionamento. Esse ingresso ele vale aqui pro Canyon Fortaleza, Canyon Itembezinho. Totale? Ele fica 115, 217. Ah, 217. E o mirante principal 4 km, 2 para subir e 2 para descer. Ci ha appena detto che c'è un po' di ripio, quindi la Tenerona è tutta contenta. Ma lo siete anche voi. L'entrata al Canyon Fortaleza ha un paesaggio piuttosto arido. Si sono dileguate le zone boschive che ci hanno accompagnato per tutto il tragitto fino a raggiungerlo. E ecco il ripion. Sarebbe da sgonfiare le gomme perché è molto compatto e noi le gomme le abbiamo con una pressione elevata per quando viaggiamo carichi. Ora che non abbiamo i bagagli sarebbero da portare minimo a 0,5-0,6 bar in meno. Ma sono solo 2,4 km, quindi la Tenerona con i cuscinetti e le sospensioni devono resistere. Qua è proprio pietra compatta. Sembra più un mattonato scomodo che un ripion. Non è il termine giusto, È una nuova versione di Sara. Non siamo fortunati col meteo, ma purtroppo non sono state proprio giornate fortunate. Da queste parti comunque trovare giornate limpide è praticamente o quasi impossibile. Ho visto le previsioni da oggi per 15 giorni, a grandi linee il meteo non cambia mai. L'unica vera differenza è trovare pioggia o meno, altrimenti le nuvole ci saranno sempre. Primi motociclisti incontrati, Africa Twin e GS per queste strade. Comunque l'Africa Twin per me è superiore. Dopo la Tenerona, ovviamente bisogna sempre valorizzare la propria moto, che lei ci ascolta. Comunque guardate in fondo perché inizia ad intravedersi il canyon. Forse siamo arrivati, non sappiamo se questo è il primo o il secondo. Secondo. Questo è il parcheggio per la moto. Tenerona parcheggiata, casco legato con il laccetto Mytec. Qua trovate l'itinerario da fare a piedi. Sei pronto a fare 4,5 km a piedi? Non lo so se riusciremo a farli, perlomeno conciati così, però ci proviamo. Sara Tappi sempre pessimista, ma poi alla fine ce la fa sempre. Poi ha anche paura che piova, ma abbiamo l'abbigliamento in Gore-Tex. Nel male qualcosa è positivo, però come sempre se inizia a piovere c'è un fuggi generale mentre noi chiudiamo le zip e ce ne sbattiamo. Tra l'altro nei cartelli informativi era consigliato l'uso di scarpe proprie per il trekking e ho visto gente intraprendere la strada in ciabatte. Addirittura una botta di culo, siamo arrivati al primo punto di osservazione ed è uscito anche il sole. Siete pronti a vedere quello che si cela dietro di me? Pazzesco ragazzi, pazzesco veramente.
e comunque per rimanere nella legalità il drone non si può utilizzare, addirittura non si può filmare e fotografare per la pubblicità. Ma se rispettiamo questa cosa, voi poi da casa cosa guardate? E comunque quello che vedete in fondo di Otrosaro è il primo stazionamento, mentre in cima c'è l'altro. Circa un'ora di cammino per arrivare al punto panoramico più alto, ma onestamente da quanto possiamo vedere penso che il panorama cambi poco, è più per fare una piacevole camminata e comunque mi sembra il posto adatto per spingere la propria anima gemella in fondo. No, ci sono le corde e poi sarebbe tutto filmato e si troverebbe subito il colpevole. Piccoli cenni geologici di questa zona. Le rocce che vediamo del canyon sono il risultato di eruzioni vulcaniche di 150 milioni di anni fa che hanno depositato un magma basaltico. In concomitanza, eventi sismici hanno fatto sì che il grandissimo continente Pangea sprofondasse e desse vita alla placca dell'Oceano Atlantico, circondato dalle magnifiche pietre basaltiche. Ecco perché tutto in questa zona, compresa l'azienda vinicola e le chiese, sono tutte costruite con pietra basaltica scura. Infine, nel corso dei secoli, l'erosione dei fiumi ha creato questa magnificenza che prende il nome di fortaleza perché le sue pareti ricordano proprio una fortezza. Comunque notate le protezioni, una piccola cordicina e dopo 50-60 centimetri il baratro, che è semplicemente uno strapiombo di una profondità che supera i 700 metri, per una lunghezza del canyon pari a 8 km, per un canyon che è il più profondo di tutto il Sud America. Non saremmo stati fortunatissimi con il meteo, ma sicuramente rispetto al Dasnibba, per chi se lo ricorda, in Norvegia, questa volta è andata molto meglio. Lasciamo Fortaleza, direzione Itaimbesigno, altro canyon che può vantare questa meravigliosa parte do Brasil. Guardate qua che spettacolo, questa strada praticamente è inghiottita dalla natura e dalle buche. Ammirate con noi le piante di Araucaria che sembrano degli ombrelli capovolti. I ragazzi giocano a calcio a piedi nudi sopra l'asfalto. Saranno abituati a un traffico eccezionale. 1000 metri d'altezza per Cambará Sul, dove può capitare che nevichi, e questo rende questa località, poco più di 6.000 abitanti, la più fredda di tutto il Brasile. Odore di assado. Appena entrati nel parco do Aparedos da Serra, di nuovo ripio. Qua tolondole, ripio e pietra. Abbiamo giocato il jolly. Eravamo stati informati che Itambesigno aveva un percorso un po' più difficile E ce ne avremo ancora per 15 km. Però la naturalezza di questo continente ci ha insegnato che percorso più difficile, soddisfazione più grande. E al tempo stesso ci ha anche insegnato caduta più facile. Quindi despacio, andiamo tranquilli, anche perché qua c'è tanto brecciolino. Così abbiamo modo di ammirare anche il paesaggio. Io onestamente mi concentro sulla strada, qua sembra di galleggiare. Torno a dire che per questi tratti l'anteriore tassellata, ovvero la TKC 80, è spettacolare. Ora la strada da pietraie è diventata più compatta, abbiamo lasciato il tratto pieno di buche. Bisogna ammettere che siamo fortunati che non è in corso pioggia o temporale, speriamo che non siano neanche previsti. 8 km superati, ma ne abbiamo altri 7 e la situazione non è migliorata, anzi in certi punti anche peggiorata, quindi povera Tenerona. Guardate qua ragazzi, pazzesca la strada qua. Mamma mia, vediamo di non spaccare qualche gomma.
2,8 km. Macchine incontrate 1, pietre incontrate 1 milione. In salita ripida. Dovremmo essere arrivati. Parque Nacional de Aparados da Serra, Canyon Itaimbezigno. Mostreremo il biglietto. Olá, bom dia. Dove ce l'ho? Aspetta.